fredda Le Mans alla freddissima Misano. Siamo qui in Romagna per correre nella Pirelli Cup e allenarci in vista della prima di campionato del CIV National. Purtroppo, come potete vedere, fare chilometri sull'asciutto per settare al meglio la nuova V4R sarà molto complicato. Non una buona notizia per noi, perché lo sapete ormai, nelle condizioni difficili le certezze le abbiamo. Sull'asciutto un po' meno, ma in ogni caso non disperiamoci. Il weekend è lungo, abbiamo 2 gare e quindi let's go! È un toro imbizzarrito ancora, servisco di seconda, appena appoggio la marcia, poi lo porto dietro fino... No, alla quercia mi parte il delirio quando faccio seconda e poi la terza. È lì che schiaccia. Alle Rio, alla prima della Rio, arrivavo, entravo dentro con l'anteriore che oddio, appoggio gas e mi mandava largo sul collo. Adesso, dato che sei tanto in angolo, mi ritorna un po' quella sensazione stile V4S, cioè pum, tanto in angolo, gas, e la moto ti gira sotto il culo. Vi starete chiedendo perché ho questa tuta diversamente bella. Adesso ci arriviamo. Ho detto, dato che i design li abbiamo finiti, tutto abbiamo finito, non rischiamo, facciamo l'espedizione express che costa l'ira del dio e facciamo partire tutte le tute prima di Pasqua per la gara di allenamento che siamo qui. Perfetto. Cosa è successo? Ovviamente tutte ferme con 3 spedizioni diverse in giro per l'Italia. E quindi cosa ho dovuto fare? Prendere dal museo una tuta BMW, staccare a mano tutti i loghi, tutte le cose, pensate le bestemmie, per togliere ogni lettera alla volta di BMW, Motorrad e tutto il resto. Ovviamente non c'ho più le mani perché mi sono anche tagliato. Dai, oggi devo andare così, fratello. Ma a parte questa disavventura, perché siamo qui? Cosa stiamo facendo? Siamo qui alla Pirelli Cup, dove c'è un sacco di gente ad allenarsi in vista del CIV National di settimana prossima. Matteo Ferrari nella 600, mio avversario nella Moto E che ben conoscete, fortissimo, ex campione del mondo del primo anno della Moto E ovviamente. Qualche pilota del National nella Pirelli 1000, unito anche a Vietti che l'anno scorso ha corso nel CIV 1000, quindi si può fare un bel paragone tra quelli che saranno in pista. E poi un ragazzo che probabilmente conoscete, che è passato da Aprilia a Yamaha e corre nella Dunlop 1000, e andiamo a scovarlo perché sono curioso di sapere come si trova. Te chi il Forrest Gump, te la sei fatta a piedi anche oggi della Giargiania. Sto facendo la gomma da tempo nel monopattino, perché comunque il time attack del paddock è una roba da considerare ogni anno, perciò sto preparando per la stagione. Cioè una volta facciamo i moto gli zip, paddock, adesso, mamma mia, guarda che roba. Però faccio l'upgrade a camera d'aria. Io corro con le moto elettriche. Oh, mamma mia. Io parlo di monopattini, terribile sta roba, terribile. Come siamo conciati? Malissimo ragazzi. Allora, io ho un grosso problema. Intanto voglio sapere, Te sei piantato oggi. ho fatto 38,3, Piantato vero. Piantato vero. Ma appena detto che era forte 37,9. Te, lento piantato, cambia tutto. Questo è bullismo No, scusa. del CIV italiano. Ma noi siamo piloti da campionato Noi italiano. siamo umili piloti del campione italiano. E Tu sei quello da giriamo mondiale. e ha girato. Cazzo, questo è vestito come Toprak Razgatioglu. Mi dici questa Yamaha come va? Guarda Lu, sono sincero. Non ho girato. Finito di dire cagate? È il terzo giorno di moto, il terzo giorno che piove.
non ho più l'età. Comunque, bello il V4S, però il V4R, ragazzi, come scoppia in cambiata è bellissimo. Devi proprio ritalarti perché avevo riferimenti del V4S dell'anno scorso, è un'altra pista. Hai 2500 giri in più dappertutto e da come avete sentito c'è molto lavoro da fare. Per fortuna abbiamo trovato quest'ultimo turno di qualifica del day 1 decente, quindi abbiamo fatto un bello step, però il discorso è che la guida è completamente diversa. Col V4S di ciclistica facevi un po' fatica a farlo curvare, però poi ti aiutavi col gas, girava da Dio, l'elettronica lavorava in maniera eccelsa e alla fine ti appoggiavi su quella e bella così. Invece qui la moto va più forte, ma quello che ero abituato a fare l'anno scorso, quindi di girarla col gas, non si può fare. È tutta un'altra guida, è tutto un altro approccio, quindi bisogna proprio stravolgere la moto ed è quello che abbiamo fatto in quest'ultimo turno e già abbiamo fatto un bello step. Contate però che 37,6, 37,5 non ci basta assolutamente per essere davanti nel National. Dobbiamo arrivare a un 36,5, 36 basso. Va bene, le condizioni non sono quelle giuste, fa un freddo porco, tutto quello che volete, però bisogna muoversi, perché sembra che la gara e il campionato inizino tra 20 anni, invece tra 11 giorni siamo qui. Quindi sembra che abbiamo imboccato la strada giusta. Domani faremo 2 aggiustamentini per proseguire verso quell'idea di assetto che mi ha fatto fare appunto quel saltino in avanti. Vediamo e speriamo di trovare strada libera per migliorare ancora un pochino. Allora, mentre mi sto avviando verso pranzo, vi racconto un attimo la situa. Abbiamo fatto un cambiamento epocale, però purtroppo non ha pagato. Veramente ho fatto le prime 5 curve, ho detto non ci siamo, NCS. Però se dobbiamo tirare giù quei 6-7 decimi per essere competitivi tra 10 giorni al CIV, non è che possiamo stare qui a fare il click a destra e il click a sinistra. Quindi era fondamentale fare questa prova e toglierci il peso. L'abbiamo fatto, siamo contenti. Adesso ci sarà la gara di 7 giri, torneremo alla base che conosco un po' meglio, cercando di darmi un po' di aiuto a far curvare sta benedetta V4R. Attenzione, che abbiamo qua direttamente da Milano. Siamo pronti? Visto le prove è andato molto bene. Cioè mi pigliano anche per il culo. Abbiamo fatto il tentativo che era da fare, se no avrei avuto il risentimento tutta la... Gli è tornato su. Non è il risentimento, come si chiama? Aiutami. Il rimpianto, esatto. Cosa c'è questo weekend? C'è il MotoGP se non sbaglio. Esattamente, la MotoGP. E se noi fossimo, faccio un esempio. Dimmi uno a caso. In Francia. E se tu avessi Sky Go, che non funziona al di fuori dei confini nazionali, cosa faresti? Beh, in questo caso userei qualcos'altro. E cosa si può usare? NordVPN, esattamente. Quindi, vi faccio un esempio. Apriamo NordVPN, connessione rapida, tac, guardate, connesso, dove siamo? Italy, per ora sì, giustamente sì. Facciamo France, vedete? Tac. Indirizzo IP, France, e noi diciamo, mannaggia, vogliamo essere in Italia perché vogliamo vederci la MotoGP. Quindi molto semplice, Italia, tac, passa a Italy, tac, olè, con un click fatto immediatamente, voi poi ovviamente andate ad aprire la vostra bella app di Sky Go e da lì vi vedete la vostra vedete che MotoGP. oggi vincerà
Non gufo più perché sennò poi mi gufano tipo come Pecco, e quindi non si dice niente. Andiamo a mangiare. E una cosa che il buon Ste non sapeva è che è ancora attivo l'offerta per il piano biennale. Acquistando dal link qui sotto avete 4 mesi gratis. Quindi dai, su, un bel click e via. Ebbene sì, dopo Le Mans, altra partenza. Stiamo scaldando veramente i motori per l'inizio dei 2 campionati, Moto E e Fast National. Ormai ragazzi ci siamo. Ma adesso pensiamo a oggi. Dobbiamo rimanere concentrati. Bisogna mettere in atto un bel passo e cercare di farmi andare più a genio questa maledetta Misano, che mai mi è piaciuta e mai mi piacerà. La modifica di ciclistica che abbiamo fatto sulla V4R in qualifica non ha pagato. Abbiamo cercato di farla curvare un attimino meglio e invece mi sono trovato con 0 feeling sul davanti. Reset. In questa gara sprint torneremo su quello che conosciamo. Proveremo un'ulteriore mossa ma senza stravolgere la base nella quale mi trovavo a mio agio. Adesso è ora di chiudere la visiera e dare gas. Ragazzi, sarò sincero con voi. È una gara di allenamento, è la Pirelli Cup, ma già la tensione che si prova è esattamente come se fosse la prima gara di campionato che si correrà esattamente tra 10 giorni, anzi quando vedrete il video probabilmente l'avremo già corsa. Le gambette un po' molli, quelle farfalle nello stomaco proprio da... c'è qualcosa di grosso in palio, bellissimo. Pirelli Cup, io Verno davanti, io in seconda posizione, Vietti in terza, Shast in quarta, ci sono tutte le carte in regola per una bella garetta sprint. E come al solito il mio rito arrivando sulla mia casella di partenza. Inserisco la folle, cerco il mio posto in griglia, mi posiziono al millimetro, do un occhio in alto dove c'è il direttore di gara per capire quando è tutto pronto, inserisco la prima, capisco leggermente dove stacca la frizione perché ogni volta è diverso, vado un pochino indietro con la leva e da lì aspetto solo il semaforo spegnersi per lanciarmi verso la prima curva. Partenza perfetta, non potevo chiedere di meglio. Ormai essendomi abituato con le partenze alla vecchia, senza launch, senza cazzi, senza robe, non è male. Ragazzi, quando le partenze vengono fuori come te le sei immaginate, tanta roba. Abbiamo passato la quercia, nessuno si è buttato dentro e quindi vuol dire che c'è solo una cosa da fare. Hammer time. La moto risponde bene, nel primo mezzo giro ho già capito che è un'altra cosa completamente rispetto alla qualifica. Siamo tornati alla confidenza che avevo prima e aggiungendoci anche un qualcosina di più. Quindi non ho scuse, devo battere tutta la gara sul 37. Interruzione, avete controllato se YouTube non vi ha tolto l'iscrizione al canale? Qualche volta succede, quindi mi raccomando, andate a guardare. Se per sbaglio non siete iscritti, clic, velocissimo, precisissimo, e mi date una mano anche a me e mi fate un gran favore.
Ragazzi, ma che figata quando è così. La butti dentro dove vuoi, la moto ti segue, freni, non sei mai al limite e guardi il cronometro e boom, 37, 37, 37, 37. Ah, che bello. Vogliamo parlare del curvone? Ieri ero tutto un po' impanicato, non riuscivo a entrare, perdevo sempre la corda. Adesso entro mollando il 20-30% di gas e poi sono già pieno prima della corda sul cordolo. Ratatatatata. Bellissimo. Che dire, figata atomica, mossa giusta di assetto, goduria nel guidare e poi il risultato e i tempi vengono da sé. C'è solo un problema, Ioverno ha avuto qualche problemino in gara, potremmo dire che è il nuovo outsider dell'anno, è il solito giovane che ogni stagione esce fuori e vuole farsi vedere al top della categoria, esattamente come Giannini l'anno scorso, perché, ve lo ricordo, correrà anche lui nel National. Nel prossimo video, dove vedrete gara 2, oltre a una mega lotta per la vittoria, osserverete come lavora il cuore di un pilota dal momento della vestizione fino alla gara stessa. E, ragazzi, non crederete ai vostri occhi.